benvenuti nel mondo di Binomania, dedicato ai binocoli e agli strumenti ottici e digitali. Io sono Pier Giovanni Salimbeni, giornalista e tester di questo settore dal 1997. Oggi vorrei parlarvi del Vortex Recon RT 15x50, un monocolo tattico con reticolo in M-Rad che ho avuto modo di provare sul campo. Il prezzo indicativo nel mese di dicembre, suggerito dal distributore Origin STB, è di circa 650 euro. Adesso ragazzi, bando alle ciance, sedetevi tranquilli, iscrivetevi al canale e se ancora non lo avete fatto attivate la campanella. Io faccio partire la breve sigla e ci vediamo subito dopo. La prima cosa che colpisce del Recon RT 15x50 è la sua leggerezza, pesa infatti soltanto 400 grammi circa, praticamente un terzo rispetto al normale binocolo 15x56 e misura circa 16 cm, è snello, bilanciato e si usa bene sia con la mano destra che con la sinistra, con una presa molto stabile. L'armatura esterna di gomma vulcanizzata è grigia, discreta e robusta, ideale quindi per un utilizzo outdoor. Sul corpo poi sono presenti filettature per consentire il collegamento ai tre piedi fotografici, ce ne sono ben due, e avrete inoltre in dotazione anche una piccola slitta piccatini, un dettaglio utile per montare accessori dedicati. Il monocolo ovviamente è impermeabile e riempito con gas argon che garantisce ottime prestazioni anche con forti sbalzi termici. Molto comodo ragazzi anche l'aggancio a clip di metallo per la cintura o per lo zaino, lo si aggancia praticamente e ci si dimentica di averlo con sé. Una cosa poi che ho apprezzato è che sono anche in grado di gestire a volte con il dito indice della stessa mano la messa a fuoco, quindi posso sostenere il monocolo con una mano sola e questa è una caratteristica molto utile quando con l'altra mano ad esempio si regge un teleobiettivo pesante, un'arma come una carabina oppure un arco. La manopola di messa a fuoco è ampia, zigrinata e funziona perfettamente anche con i guanti invernali o quelli da tiro. La distanza minima di messa a fuoco invece mi ha stupito, si riesce a osservare già da 2,5 metri, mentre per raggiungere l'infinito basta ruotare la manopola di meno di un quarto di giro. Quindi questo rende il Recon perfetto nei capanni o nelle altane o in tutte quelle situazioni in cui si osservano soggetti sia molto vicini che lontani. Sull'oculare poi è presente anche la ghiera per la regolazione diottrica del reticolo, di cui comunque vi parlerò tra breve. Ho apprezzato anche la presenza di diaframmi interni e di un ottimo annerimento del tubo ottico, soluzione che si trova più spesso su strumenti di fascia superiore. Dal punto di vista ottico, Vortex ha scelto un vetro XD a bassa dispersione che riduce molto bene l'aberrazione cromatica e migliora anche la nitidezza e la fedeltà dei colori. È stato quindi molto piacevole scoprire un rendimento comunque da prodotto neutro, forse leggermente caldo sui bianchi, ma comunque gradevole. Anche la nitidezza e il contrasto sono decisamente buoni e soprattutto in linea con quanto ci si aspetta poi ad esempio da un binocolo 15x56 dal costo leggermente superiore. Parlando dell'oculare, Vortex dichiara che questo monocolo riesce a inquadrare 71,7 metri a 1000 metri, che quindi equivalgono a un campo reale di 4,1 gradi e a un campo apparente di circa 62, sono 61,6 per la precisione. In sostanza questo è un monocolo che definirei grandangolare. La lente di campo è piuttosto grande, circa 22 mm, mentre il diametro dell'oculare nella zona della lente di campo arriva a 42 mm. È un oculare molto confortevole, dotato di un paraluce con conchiglia laterale che si può completamente abbassare quando si utilizzano gli occhiali. Ho trovato questa soluzione particolarmente utile sia per schermare la luce laterale sia tra l'altro perché protegge molto bene anche dalla polvere o dalla sabbia trasportata dal vento.
L'estrazione pupillare dichiarata da Vortex è di 16 mm, un dato che coincide perfettamente con le mie stime, effettuate ovviamente misurando dal centro della lente di campo fino al bordo estratto del paraluce. Per questo motivo quindi vi consiglio, se potete, di provarlo magari andando a visitare il vostro negoziante di fiducia. Per quanto riguarda il sistema prismatico, il Rikon RT15x50 utilizza un prisma a tetto Schmidt-Peshan con correzione di fase. La pupilla di uscita è perfettamente circolare e osservando il cielo anche a mezzogiorno, quindi in condizioni di luce molto intensa, non ho notato solo assenza di vignettatura ma anche riflessi. Con la messa a fuoco sull'infinito inoltre il field stop appare molto netto. Anche il contenimento della luce diffusa poi nei pressi della pupilla di uscita è davvero ottimo. Vortex dichiara la presenza di trattamenti antiriflesso definiti premium su tutte le superfici ottiche, quindi è un trattamento multistrato di alta qualità. Il prisma, come detto, poi è migliorato dalla correzione di fase che contribuisce nel contempo a definire maggior risoluzione e anche un miglior contrasto. Non manca poi il classico rivestimento Armotech, trademark di Vortex, che protegge le superfici da graffi, olio e sporco. Non avendo a disposizione strumenti per misurare realmente la qualità di questi trattamenti, mi sono basato sull'osservazione pratica, quindi guardando nell'utilizzo pratico la capacità di contenere riflessi e soprattutto nella mia prova che faccio sempre di tentare di specchiarmi per vedere dettagli del mio viso nell'obiettivo. In questo caso si vede addirittura la parte esterna in uscita dell'oculare, sintomo che il rivestimento antiriflesso è veramente molto efficace. Per quanto riguarda invece il cromatismo residuo, il vetro XD a bassa dispersione aiuta parecchio nel contenimento dell'aberrazione cromatica. Ho infatti osservato ripreso, come state vedendo, diversa avifauna in condizioni di luce molto critica e devo dire che il Rikon si è comportato sorprendentemente bene. Infatti l'aberrazione cromatica è risultata minima in condizioni anche di luce un po' intensa e nelle condizioni di luce normale l'aberrazione al centro è praticamente invisibile. C'è un po' di cromatismo laterale che inizia a diventare più evidente a partire da circa il 60% del centro del campo, ma questo avviene soltanto su soggetti e oggetti molto contrastati, come ad esempio rami in controluce come qui dietro, oppure il bordo della luna piena. La curvatura di campo invece è presente ma contenuta. L'oculare, ovviamente, visto il prezzo, non utilizza lenti asferiche, quindi non ci si può aspettare un campo completamente piatto, ma il degrado almeno di giorno è minimo. Osservando infatti tralicci e strutture a distanza, comprese tra poche decine di metri e oltre i 600 metri, la perdita di definizione ai bordi è percepibile, ma non disturba e soprattutto non deforma geometricamente gli oggetti osservati. E poi visibile anche un poco di distorsione angolare a cuscinetto. Pur non essendo stato progettato per l'astronomia, ho voluto comunque provarlo anche di notte, dato che sono anche un astrofilo. In tale frangente, ai bordi del campo, si nota un po' di coma e di astigmatismo, soprattutto osservando stelle molto luminose, mentre al centro del campo la puntiformità rimane eccellente. Nel test invece con forte luce laterale la resa cambia molto in base all'utilizzo del paraluce laterale, che si è dimostrato un accessorio veramente utile. In alcune situazioni ho comunque notato un poco di luce diffusa, più che altro nella parte inferiore del campo di vista, ma vi direi che complessivamente le prestazioni restano comunque allineate e talvolta anche migliori rispetto alla maggior parte di binocoli 15x56 nella stessa fascia di prezzo. Una delle caratteristiche però più interessanti del Rikon è il reticolo integrato. È progettato infatti per permettere ai tiratori, ma non solo, di stimare rapidamente la distanza sfruttando in milliradianti una unità angolare che misura quanto grande appare un oggetto attraverso l'ottica. Questo reticolo infatti offre riferimenti a un mRad, a 0,5 mRad e una croce centrale finissima a 0,05 mRad. Sono inoltre presenti, come state vedendo, 3 silhouette pensate per stimare la distanza in modo immediato.
foto, utilizzando le proporzioni di un soggetto umano o di un cervo. Il principio di funzionamento quindi è semplice. Conoscendo le dimensioni reali di un oggetto e misurando a quanti mRad corrisponde all'interno del reticolo, si potrà stimare la distanza con una formula molto intuitiva. Vi ricordo che un 1000 rappresenta un angolo piccolissimo. Un mRad equivale a 10 cm a 100 metri, quindi 5 cm a 50 metri e 20 cm a 200 metri. Questo è il sistema più usato nel tiro sportivo e militare. Personalmente mi trovo molto bene, dato che sulle mie carabine da tiro utilizzo reticoli in mRad. Per questo motivo mi è stato naturale sfruttare il Recon anche nelle sessioni di tiro. Il reticolo, vi confermo quindi, che include 4 silhouette che rappresentano testa, spalle e busto, basate su dimensioni medie, e sotto ogni sagoma è riportata la distanza dell'oggetto qualora le dimensioni corrispondano perfettamente: 300, 400, 500 e 600 metri. Riguardo invece le differenze tra mRad e MOA, vi confermo che a 100 metri un MOA corrisponde a circa 3 cm, mentre un mRad equivale a 10 cm. Passiamo adesso a parlare delle mie impressioni pratiche nei vari settori osservativi. Iniziamo dal birdwatching, anche se questo è uno strumento un po' atipico. Una delle cose che comunque mi ha sorpreso del Recon è la distanza minima di messa a fuoco e la sua rapidità con cui passa all'infinito. In un capanno fotografico infatti ho potuto osservare piccoli passeriformi alle mangiatoie e un attimo dopo controllare un falco di palude comparso improvvisamente nel cielo. Il vetro a bassa dispersione definito XD, pur non eliminando del tutto il cromatismo, in un progetto così compatto e luminoso offre comunque un'ottima resa, con immagini nitide e contrastate. Inoltre poi, come state vedendo, è leggero, si aggancia facilmente allo zaino o alla cintura dei pantaloni e spesso ci si potrebbe anche dimenticarlo di averlo con sé. Utilizzato a mano libera però offre prestazioni simili a quelle di un 10x, ma sfruttando appoggi naturali o un piccolo monopiede diventa senz'altro molto più stabile. Nell'osservazione del paesaggio lo considero uno strumento versatile per viaggiare leggeri. Non sostituisce ovviamente un binocolo grandangolare, ma il fatto di avere un 15x tascabile con solo 16 cm di lunghezza e circa 400 grammi di peso vi permetterà di godere comunque di una buona definizione e di un campo apparente ampio una volta arrivati in vetta. Anche in questo caso ho apprezzato la robustezza e la impermeabilizzazione. Al crepuscolo invece la pupilla di uscita di 3,3 mm non può di certo competere con quella del classico binocolo 8x56, ma grazie al diametro di 50 mm comunque si riescono a compiere osservazioni molto valide nelle fasi che definisco pre-crepuscolare, sia dall'altana sia dal fuoristrada. Il reticolo poi è fine, non disturba la visione naturalistica e resta comunque sfruttabile con poca luce, anche se ovviamente un'illuminazione del reticolo avrebbe permesso di utilizzarlo per qualche minuto in più. Come avrete capito è un prodotto tattico e pur non essendo uno strumento astronomico ho voluto provarlo anche sotto il cielo notturno. In questo caso le stelle al centro del campo sono molto puntiformi, mentre ai bordi si notano le solite aberrazioni geometriche tipiche di strumenti compatti. L'osservazione della Luna poi è piacevole in proporzione all'ingrandimento, perché riuscirete già a distinguere i mari e i crateri principali. Inoltre, una curiosità, mi sono divertito a utilizzare il reticolo per stimare il diametro apparente della Luna. La misura è risultata decisamente coerente, perché vi ricordo che la Luna ha un diametro che varia tra 0,49 gradi e 0,57, quindi pari a circa 9 mRad, e il Recon ha confermato questa stima con un margine di errore veramente contenuto. Allora ragazzi, oggi ho portato un farettino da campo perché nell'ultima recensione mi sono accorto che era un po' troppo buio all'interno dell'altana. Sono al primo giorno di osservazione, quindi senz'altro inserirò queste impressioni iniziali all'interno della video recensione più completa. Ho portato con me il classico sacco riempito di fagioli che utilizzo per la caccia fotografica e anche per sostenere questi monocoli, e inoltre ho portato con me un
monopiede in carbonio, perché volevo verificare effettivamente le differenze di percezione dei dettagli sia a mano libera sia con sostegni naturali che con un monopiede. Vi devo confermare che a mano libera si brandeggia e dà le prestazioni di un 10x, perché comunque 15x c'è una perdita di definizione, diciamo quello che vedete è simile a quello che si vede in un 10, non aggiungete molto più d'altro. Con il sostegno naturale, quindi in questo caso il bordo dell'altare e il pacchetto di fagioli, quando utilizzato in questa modalità le immagini sono perfette, sono nitide, senza vibrazioni, e si riesce a sfruttare all'atto pratico tutto il potere risolutivo. Con il monopiede siamo in un'esatta via di mezzo. Io direi che, vista la possibilità di poter sfruttare in mezzo alla natura appoggi e sostegni naturali, potreste anche permettervi di andare in giro con il Recon senza particolari problemi. Un'altra cosa di cui poi vi parlerò nel video, che sono rimasto molto soddisfatto, è la qualità ottica, perché non mi aspettavo un vetro XD su un prodotto da 650 euro con dentro un reticolo integrato in emerald, di cui poi vi parlerò nello specifico, che comunque attualmente risulta poco invasivo perché è molto fine anche nelle mere osservazioni naturalistiche. La messa a fuoco poi è cortissima, veramente corta. Adesso ho avuto la fortuna di avvistare qualche cornacchia che si è avvicinata qui in zona a circa 3-4 metri, ma mette ancora più da vicino. Penso che sia sui 2,50 m, dopo lo misurerò bene a casa. E a queste distanze brevi ci vuole veramente poco, ragazzi, per arrivare all'infinito. Quindi insomma, tanto di cappello a Vortex per avere creato questo monocolo da osservazione con possibilità di stimare anche le distanze dei soggetti grazie a un reticolo veramente molto preciso. Io direi che vi lascio alla continuazione della video recensione e noi ci aggiorniamo sul prossimo test pratico sul campo. Ciao ragazzi! È giunto adesso il momento di parlarvi dei pregi e dei difetti. In primis vi dico che il Vortex Recon conferma ancora una volta l'ottimo rapporto qualità-prezzo tipico della casa. Il monocolo è leggerissimo rispetto a un binocolo 15x50, è dotato di un obiettivo in vetro XD, è robusto e impermeabilizzato. Inoltre ha una messa a fuoco minima di circa 2,5 m e una rotazione della ghiera per l'infinito molto rapida. L'accessoristica in dotazione poi è completa, vi invito magari a riguardare lo short video dell'unboxing, mentre il reticolo in emerald si è dimostrato sottile e preciso, perfetto quindi sia per le osservazioni ravvicinate che a lunga distanza. Ovviamente, essendo un monocolo, la luminosità è leggermente inferiore rispetto a un binocolo di pari diametro e in condizioni di luce critica può emergere un minimo di aberrazione cromatica rispetto a prodotti con vetri D più costosi e più performanti. In sintesi è uno strumento poliedrico, robusto e tattico, adatto anche agli utenti più esigenti, facile da trasportare ovunque e utilizzabile a mano libera, con un minimo di tecnica oppure con appoggi naturali. La presenza del vetro XD e l'ottima accessoristica lo rendono un prodotto da consigliare. Vi ricordo il prezzo, suggerito da Origin STB nel mese di dicembre, di 650 euro e con la garanzia vita di Vortex Optics, che in Italia equivale a 30 anni di copertura. Un ringraziamento speciale va a Mauro Spozio di Origin STB, distributore ufficiale dei prodotti Vortex in Italia, per aver fornito l'esemplare e avermi permesso di esprimere liberamente le mie impressioni sul campo come dovere di ogni giornalista. Ricordo inoltre che Binomania non è un negozio, si tratta di una rivista online specializzata dove troverete esclusivamente recensioni imparziali di prodotti ottico-sportivi, fotografici e astronomici. Per informazioni aggiornate su prezzi e novità vi consiglio quindi sempre di consultare il sito ufficiale del distributore. Per oggi vi saluto, io termino qua, vi consiglio di leggere l'articolo molto più approfondito che trovate su binomania.it, vi aspetto inoltre sul gruppo Facebook Tutto ma proprio tutto sui binocoli,
sul mitico forum di Binomania presente dal 2010 e inoltre, se ancora non lo avete fatto, vi invito a iscrivervi a questo canale utilizzando il pulsante qui in basso. Un carissimo saluto a tutti voi da Piergiovanni Salimbeni e dal Vortex Optics Recon RT 15x50. Ciao ragazzi!